Ciao ragazzi, oggi vedremo un progetto passo passo e nello specifico con ESPOM e una variante invece direttamente utilizzando gli sketch Arduino. E sto parlando del lettore impronte digitali, quindi integrare nella nostra domotica il riconoscimento biometrico. In alto qua vedete un esempio. Il tutto potrà essere integrato ovviamente con 10 scene perché abbiamo 10 dita. Quindi ragazzi, cosa aspettate? Seguiteci dopo la sigla. Inizierei a elencarvi il materiale necessario, ragazzi. Allora, prima di tutto servirà un modello di lettore di impronte ben specifico, lo vedete comunque anche nel video, o l'R307, quindi non quello tondo che vedete ma l'altro, oppure l'R503 che è il bottone tondo che è integrabile in qualsiasi cassetta 503. Dopodiché servirà anche, come vedete, il D1 Mini. Io adesso comunque vi lascerò assolutamente tutti i link in descrizione per poter effettuare questi acquisti. Poi sotto abbiamo una scheda di prototipazione, vi lascio anche quello, il link per effettuare l'acquisto, che è comoda diciamo per poter configurare in generale un D1 Mini e tante anche altre cose. Poi farò un video dedicato per questa board. Bene ragazzi, adesso continuerei con illustrarvi i collegamenti che sono stati effettuati, quindi spostiamoci sulla board dove ho già effettuato i collegamenti. Quindi come potete vedere abbiamo il cavo rosso e il cavo nero che entrano direttamente rispettivamente, il rosso nel piedino del D1 Mini 5V, quello nero nella G, nel GND. Poi abbiamo i cavi verde, giallo e blu e rispettivamente il cavo giallo deve andare al D5, il cavo blu al D6 e il cavo verde al D7. Comunque poi vi fornirò in alto qui a destra, trovate lo schema dei collegamenti. Una volta effettuati questi collegamenti possiamo tornare al PC. Partiamo ora con la configurazione su ESPOM. Allora, per prima cosa andremo ad aggiungere il dispositivo ESPOM che avevamo già configurato in una delle lezioni precedenti. Vi lascio tra l'altro il video qua in alto per andarlo a configurare. Ok, quindi adesso andrà a rilevare una serie di miei dispositivi, tra cui anche il ESPOM. Ok, l'ha rivelato, eccolo qua, domotica per tutti ESPOM. Basterà cliccare su configura a questo punto e aggiungerlo al nostro Home Assistant. Perfetto, qua lasciamolo pure così. E adesso avremo appunto questa nuova integrazione direttamente qua. Ora andiamo sull'interfaccia di ESPOM. Qui ci troviamo il Bluetooth proxy che avevamo fatto in una precedente lezione, tra l'altro vi lascio il link al video per andarla a vedere, come ho automatizzato il letto con appunto il Bluetooth proxy e SwitchBot. Qui abbiamo invece la nostra schedina ESPOM che abbiamo configurato sempre in una precedente lezione. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a editare, quindi edit. Qui ho già inserito tutto il codice necessario alla procedura, che però per spiegarvelo nel dettaglio vi rimando comunque a questa pagina web dove vi spiega come di fatto andare a integrare appunto questa componente per i lettori in questione. Noi utilizziamo questo lettore qua, quindi l'R503. Comunque ci basterà abilitare la porta UART sui pin che abbiamo collegato e andare a dichiarare anche gli altri metodi che adesso vedremo comunque e il pin blu, quindi il sensing pin, ok? Poi qua c'è comunque tutta la documentazione in inglese, se volete potete appunto andarla a consultare. Tornando di qua vi spiego meglio come è strutturato il file. Allora, innanzitutto abbiamo una prima parte di dichiarazione appunto del fingerprinter Grow, dove andiamo a dirgli che il cavo blu è nella GPIO 12 che corrisponde alla D6 per la precisione. Poi il mapping ve lo lascio comunque qui in alto in una figura di quello che chiama GPIO 012 mappato con D6 perché noi stiamo utilizzando un D1 mini ovviamente.
Quindi sotto cosa ci sono? Ci sono degli eventi, ovvero il primo evento è finger scan match, quindi quando matcha un'impronta. Cosa deve fare? Deve andare a scrivere in un text tensor, che poi andremo a vedere sotto, sono quelli che avrò dichiarato sotto, che in automatico saranno anche integrati in Home Assistant, che si chiamerà di fatto con l'id stato impronta, e andrà a scrivere impronta ok, perché è matchato giustamente. Aspetterà 4 secondi e dopodiché andrà a scriverlo in un secondo diciamo stato impronta e avremo attesa impronta come text, quindi andrà a scrivere, passerà da impronta ok ad attesa impronta dopo 4 secondi e andrà ad accendere anche la lucina blu che dice appunto il match è confermato. Qua si può fare anche il contrario, cioè si può accendere la lucina blu subito, attendere 4 secondi e poi andare in attesa impronta, come volete voi, diciamo, qua ve lo potete cambiare a vostro piacimento. Se invece non matcha, quindi unmatch, a questo punto nel stato impronta metterò impronta non riconosciuta e flasherò di rosso l'anello circolare che poi lo vedremo. Questa parte qua invece è quello che succede quando viene registrato un nuovo dito, quindi se va tutto bene dice impronta registrata, come potete vedere, e flasha di blu. E poi rimane di nuovo acceso, per far capire che è ancora in modalità acquisizione, di viola, di purple, vedi, always on, quindi qua flasha solo, qua rimane sempre acceso. Poi ci sono varie possibilità per state, come potete vedere, no? Flashing, always on, always off, gradual on, insomma, possiamo scegliere noi. Se invece fallisce, l'evento che fallisce, andrò a mettere un errore acquisizione in stato impronta e flasherò sempre di rosso. Altra cosa importante, WART, dovete mettere i pin corretti, quindi di 5 e di 7, no? Quelli che sono i nostri, mi sembra, verde e giallo, ok? Perché il blu l'abbiamo dichiarato qua sopra. Molto bene. Poi qua abbiamo una serie di comandi che erano già presenti nella lezione precedente quando abbiamo fatto l'installazione delle SPOM. Ricordate di metterli la board come D1 mini. E qua andiamo ad abilitare le API di Home Assistant, o meglio, tramite le API il compilatore di SPOM andrà a creare tutta una serie di sensori e di servizi. Ricordatevi che la key dovete mettere la vostra, quindi questa è la mia. Quindi qua sto dicendo che voglio creare in Home Assistant dei servizi, nello specifico il role che accetterà queste due variabili, quindi l'id della impronta che voglio fare e quante volte voglio scannare il dito per registrarlo. Più alto è questo numero, più saranno registrazioni precise. Ok, qua diciamo il servizio andrà a scrivere appunto il numero di ID e il numero di scan all'interno delle variabili. Poi ci sarà un altro servizio che ci servirà per cancellare l'enroll, quindi la registrazione, e un altro servizio che cancellerà tutte le impronte registrate, piuttosto che un delete che invece, quello di prima, va su una singola impronta, quindi dovremo passargli l'ID. Ok, poi andrò a creare una serie di text sensor e binary sensor, questo appunto perché poi verranno utilizzate sopra, oltre a un'altra serie di sensori utili, quindi ad esempio l'affidabilità dell'ultima impronta, la capacità in generale dell'impronta, e poi vi spiegherò in seguito, li vedremo proprio direttamente in Home Assistant. Qui abbiamo una parte classica di OTA, Wi-Fi, AP che avevamo già visto nelle precedenti lezioni. Quindi una volta fatto questo ci basterà salvare e installare direttamente il tutto, quindi adesso io lancio l'installazione e ci vediamo subito dopo. L'installazione è terminata con successo, come vedete abbiamo il nostro dispositivo online. Allora adesso cosa dobbiamo fare? Niente, dobbiamo andare a vedere sul nostro Home Assistant le entità che sono state create in automatico. Infatti se noi andiamo in impostazione, dispositivi servizi, andiamo a cercare quello che abbiamo integrato prima, cioè domotica per tutti, vedremo che non c'è più un dispositivo un'entità, ma ce ne sono ben 9, perché oltre a quelle di default che porta dentro SPOM, sono state create quello del nostro lettore di impronte digitali, quindi quelle che abbiamo scritto in questo file YAM. Vedete che abbiamo tutte queste nuove entità. Bene, quindi per provare appunto il sensore di impronte digitali, adesso ci basterà andare a vedere i servizi che sono stati creati. Eccoli qua, sempre dal famoso file YAM, quindi
Il più importante è l'enroll, che è quello che ci permette di fatto di aggiungere delle impronte digitali. Poi abbiamo il delete all che le cancella tutte, questo che ne cancella una specifica sulla base di un ID e questo cancellerà la fase di enroll. Allora, una volta selezionato appunto il servizio enroll, andiamo a inserire l'ID, in questo caso dell'impronta che vogliamo acquisire, e il numero di volte che ci scannerizzerà il dito. Adesso per semplicità mettiamo 2. Bene, adesso lo sposto un attimo nell'altro schermo perché vi voglio far vedere i log, cosa succede quando io vado a cliccare questo invoca il servizio. Allora lo spostiamo un attimo di là, voi non vedete più ma vedete questa parte. Andando di nuovo su Espome e andando sulla parte log si collegherà al mio lettore di impronte, in questo momento è collegato. Invocando il servizio vedrete che praticamente si avvierà la fase, vedete, di acquisizione impronta. Molto bene, vi faccio vedere anche che l'anello luminoso, io adesso andrò là a mettere il dito, diventerà appunto viola e inizierà ad acquisire le impronte, guardate. Ok, ha acquisito, come avete potuto vedere anche dai log, le 2 immagini perché gli ho messo 2 e ha creato e storato il tutto e quindi ha dato il finish. Come vedete è ancora diciamo rosa il cerchio perché dovremo invocare il servizio cancel enrollment, così scomparirà. Adesso provo a invocare il servizio di cancel, ecco qua, l'ho invocato e come vedete abbiamo finito. Quindi adesso, una volta che è stato acquisito il dito nell'ID1, a questo punto se noi andiamo ad appoggiare il dito sopra, vedete che prima di tutto si è illuminato di blu il LED e nei log qua dice che diciamo, l'impronta è stata riconosciuta, ci dà anche un'affidabilità dell'impronta che è 309 come potete vedere. Una volta che è sopra i 100 è da considerarsi valida, quindi più è alta di 100 meglio è in sostanza. Quindi ci dà un log su stato impronta, quindi sul sensore che abbiamo di là, che abbiamo visto prima con impronta ok, ed è in attesa di una nuova impronta, quindi di una nuova lettura. Bene, quindi abbiamo visto come aggiungere delle impronte e fare i check. A questo punto, se andiamo sugli strumenti degli sviluppatori, andiamo negli stati e andiamo a vedere in sostanza le nuove, vediamo se lo trovo. Allora cerchiamo un attimo qua, mettiamo domotica, impronta, eccole qua. Ok, qua abbiamo infatti che i dati sono passati anche a Home Assistant, infatti ci dice che la fidabilità dell'ultimo impronto, se vi ricordate, era 309, la capacità dell'impronta vuol dire 200 ne tiene di impronte. Ne avevo già inserite qualcuna, quindi ti dice che ne ho inserito un'altra, vi ho fatto vedere che ne avevo inserita una, comunque ce ne ha 2. Lo stato attuale, che è in attesa impronta, e l'ultimo ID impronta rilevato, che è il dito che appunto avevo aggiunto con voi, che è l'1. Quindi come potete vedere qua abbiamo una serie di informazioni. Con queste entità ci basterà utilizzare Node-RED per andare a effettuare qualsiasi tipo di automazione. Quindi ragazzi abbiamo visto come collegare un lettore di impronte digitali ad Home Assistant tramite Espom e poi con l'aiuto di Node-RED fare anche le automazioni, ma nulla vieta di farle direttamente in Home Assistant. Bene, ora non ci resta ragazzi che andare a provare alcune automazioni con Node-RED. Nello specifico entriamo nel tab di Node-RED, eccoci qua, e proviamo a fare appunto l'automazione basata sulle entità che abbiamo a disposizione
grazie ovviamente all'integrazione con ESPOM. Quindi io vi invito comunque ad andare a vedere qui in alto a destra il corso di Node-RED che abbiamo fatto per avere almeno un po' di basi per iniziare. Allora, prima di tutto ci basterà andare a prendere il blocchettino che intercetta i cambi di stati delle entità, ok? Secondariamente, andando su strumenti sviluppatore, andremo a vedere le nostre entità che abbiamo a disposizione con appunto ESPOM. Quindi qua, scusate, l'abbiamo chiamata, no, stato, eccoli qua, stato impronta. Allora, quello che ci interessa a noi è sicuramente lo stato impronta, che in questo momento il sensore è in attesa, e ci interesserà anche, allora qua iniziamo a copiare questo, possiamo poi andare su Node-RED all'interno di State Change e andare a selezionare la entity che già abbiamo qua. Quindi qua se l'impronta sarà, andiamo a rivedere come l'abbiamo chiamata, apriamo ESPOM, così andiamo a vedere il codice, vi faccio vedere proprio i passaggi in sé. Quindi andiamo su Edit per esempio, qua gli abbiamo messo che nel momento in cui matcha l'impronta dobbiamo scrivere impronta ok, molto bene, quindi ci copiamo impronta ok da qua e lo andiamo a mettere qua, quindi quando è impronta ok succede un qualcosa e quindi mettiamolo così, quindi qua scatta il mio evento. Dopodiché ad esempio potrei mettere current state, perché quindi quando scatta impronta ok e il current state, ovvero l'id ultima impronta registrata, appartiene ad esempio a una persona specifica, quindi o un dito specifico, fai determinate cose. Quindi come si chiama il sensore dell'impronta, ecco, ultimo id impronta. Quindi se noi andiamo anche qua in Node-RED, andiamo a cercare questo qua, ultimo id impronta, ce l'abbiamo. IS ad esempio 1, perché è quella che abbiamo registrato. Quindi facciamo done, ok, quindi se l'impronta è ok e l'id impronta è 1, adesso metto semplicemente un sensore di debug per far vedere che comunque il flusso passa e faccio deploy. Ovviamente qua ci potrebbe essere apri la serratura, accendi determinate luci, apri il cancelletto, qualsiasi cosa in sostanza. Questo è una cosa molto base. Ok, in più possiamo dire se comunque cambia ma non è impronta ok, quindi esce da qua, quindi prendiamo sempre un altro current state, vi faccio vedere, si può fare in mille modi diversi, adesso vi faccio vedere più semplice. Esce da qua, andiamo a controllare a questo punto il current state sempre di stato impronta, quindi andiamo qua e mettiamo stato impronta, ricordatevi di usare il 2 che è quello che serve nel nostro caso, e ad esempio qua gli abbiamo messo che potrebbe essere stato impronta in impronta non riconosciuta, quindi è uguale a questo in sostanza, quindi lo mettiamo qua dentro, impronta non riconosciuta. Allora andrai a scrivere qualche cosa, farai qualsiasi altra cosa in sostanza. Adesso qua, anche qua in questo caso mettiamo un nodo di debug, ok? Nel primo caso, per capire che è un nodo che è passato da questa parte, invece di dargli il payload entity state, gli metteremo il payload KO. In questo caso invece gli imposteremo il payload a ok. Così vedremo poi nello strumento di debug qui di fianco, quindi andando qua, debug, andremo a vedere effettivamente cosa dà. Ok. Quindi in questo caso adesso io mi basterà andare a poggiare il dito appunto sul lettore, dovrebbe succedere qualcosa, vediamo. Ok, abbiamo visto che
ha cambiato due stati, è andato in attesa impronta adesso, ma prima ha dato impronta ok, e effettivamente è stata riconosciuta la prima impronta, infatti qua ha dato ok, come potete vedere. Poi è tornato in attesa impronta e quindi siccome attesa impronta non è censito come stato, questo l'ha bloccato e non è andato in KO. Adesso proverò invece a scannerizzare un dito non registrato. Ok, infatti, come potete vedere, è andato in impronta non riconosciuta nel primo blocco, quindi è andato qua sotto, effettivamente l'ha preso e quindi è andato in KO. Bene, questo era giusto per farvi vedere velocemente cosa si può fare. Ovviamente poi si possono creare interfacce Home Assistant per ad esempio registrare le impronte e delle automazioni ben più complessa di questa che vi ho fatto vedere. Bene, come vi accennavo all'inizio del video, abbiamo anche un secondo metodo che si basa invece su uno sketch Arduino e con collegamento direttamente al nostro broker MQTT, che comunque è quello che noi consigliamo per svariati motivi, ma lo vedremo nella prossima puntata dedicata appunto a continuare ad esplorare il mondo dei lettori biometrici. Quindi per questa puntata abbiamo detto tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito comunque ad iscrivervi al nostro canale, a lasciarci un like se vi interessa e a scrivere soprattutto nei commenti se avete delle problematiche nel seguire questa guida e quant'altro. Da poco sono attivi anche gli abbonamenti, quindi ragazzi noi continueremo comunque a fornire un servizio gratuito su tutti i nostri video e cercando di farli di qualità, ma se riuscite a darci un contributo con gli abbonamenti, in più avete anche qualcosina in più se scegliete l'abbonamento Domotica per tutti Plus, comunque trovate poi tutti i dettagli, ci fa piacere e ovviamente vi ringraziamo molto. Con questo è tutto, io vi saluto e alla prossima puntata con la seconda parte di questo corso. Ciao ragazzi!